Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, sono D'Alessandro Davide. Oggi con questo nuovo video voglio spiegarvi come si sostituiscono le resistenze del forno. Vi ricordo che i pezzi di ricambio utilizzati in questo video li troverete nella descrizione del video. Vi basterà cliccare sul link per visualizzare i ricambi e i prezzi, poi sceglierete se comprarli o meno. Prima di iniziare, per favore, vi invito a supportarmi iscrivendovi gratuitamente al canale e a cliccare mi piace. In questo modo farete crescere il mio canale e mi darete la possibilità di realizzare nuovi video. Quindi qui abbiamo lo schienale che andrà smontato svitando queste due viti, quindi una e due. Allora, questo è un forno Electrolux, però vi dico che il principio di funzionamento e di riparazione è uguale un po' per tutti i modelli e tutte le marche. Quindi con un cacciavite andiamo a svitare queste viti. La lamiera la sganciamo dalla parte sopra e la sfiliamo dalla parte sotto. Iniziamo con la resistenza inferiore, che è quella più semplice, quindi dobbiamo andare a lavorare in questa parte qui. Ok, a questo punto, una volta scollegati i fili e messi da parte, con molta cautela andiamo a spostare la lana di vetro che si trova qui. Quindi potete anche romperla e poi rimetterla e non succede niente, però meglio sfilarla così. Ok, a questo punto svitiamo questa vite che blocca la resistenza inferiore, quindi abbassiamo qui e sfiliamo la resistenza. Vedete, qui c'è questo che lo blocca, la abbassiamo e l'abbiamo sfilata. Questi qui sono i tre tipi di resistenza inferiore. Questi sono degli ultimi modelli, proprio nuovi, che praticamente sono simili a questa, ma bisogna fare attenzione perché questa qui ha, per dire, il gambo più lungo rispetto a questa qui. Invece quest'altra è leggermente più larga, ma le potete anche un po' stringere a mano, lievemente, giusto per farle entrare. Quindi potete anche stringerla un po' così, non succede niente, per farla entrare. Ok? Ovviamente adesso vado a rimontare la sua perché non ha problemi, quindi non ha bisogno di essere sostituita, era giusto per farvi vedere. Quindi niente, adesso puntiamo la resistenza e la fissiamo. A questo punto andiamo a reinserire la lana di vetro. Purtroppo questa lana di vetro qui tende a sbriciolarsi un po', ma non fa niente. Non è che bisogna metterla per forza alla perfezione, anche perché più la toccate e più si sbriciola. Ok, a questo punto andiamo a ricollegare i fili e la resistenza inferiore è stata sostituita. Vi do un consiglio poi, lavatevi bene le mani perché questa cosa qui punge un po', quindi se poi vi strofinate gli occhi vi create un'irritazione, quindi lavatevi subito le mani. Proseguiamo sostituendo la resistenza superiore, quindi creiamo un po' di spazio. Con una chiave del 7 andiamo a svitare questi dadini qui. Se per caso la vostra chiave non dovesse arrivare, potete sbloccarla
con pappagallo e poi continuare con la chiave giusta. Ok, scolleghiamo i fili, sfiliamo la terra e adesso andiamo a lavorare nella parte interna del forno. Ok, a questo punto dobbiamo svitare questa vite che fissa la resistenza nella parte superiore del forno. In alcuni modelli potremo trovare due viti, quindi anziché una al centro, una di qua e una di qua. Quindi svitiamo la vite e sfiliamo la resistenza. Allora, le resistenze superiori possono essere di diverso tipo. Allora, c'è il modello più vecchio, che lo riconoscete dal fatto che ha la staffa, questa qui, che è molto più larga e non ha il ponte tra i due morsetti, diciamo, tra i due connettori. Poi il modello un po' più recente, che ha la staffa più corta e ha il ponte tra i due connettori. E per finire gli ultimi modelli sono fatte così, sono un po' più larghe, cioè un po' più larga del penultimo modello, vedete? Ha sempre il ponte tra i due morsetti, tra i due collegamenti dell'alimentazione, ma è un po' più larga. Potreste anche trovare una resistenza così, ma con l'attacco centrale, anziché con i due attacchi. Però non vi preoccupate perché i forni hanno la predisposizione sia per collegare un tipo di resistenza che l'altra, quindi se andate a vedere sotto nel cielo proprio del forno e magari la vostra resistenza ha soltanto un attacco centrale, sbirciate bene perché dovreste trovare dei piccoli fori che vi fa capire che potete collegare anche questa qui. Diciamo che c'è già la predisposizione per collegare sia un tipo che l'altro, comunque voi controllate per sicurezza. Quindi a questo punto possiamo reinserire la resistenza nuova, quindi la inseriamo così, dobbiamo fare infilare questi due puntali in questi fori, è molto semplice, quindi la inseriamo, fate molta attenzione a non far sganciare il bulbo del termostato, può capitare, comunque solo a incastro. Quindi a questo punto recuperiamo la vitina e fissiamo la resistenza. Ok? Arrivati a questo punto non dobbiamo fare altro che rimettere i dadini qui per fissare la resistenza e ricolleghiamo i fili nella maniera corretta. Qui però va messa prima la terra, quindi mettiamo il filo di terra e il suo dadino e poi avvitiamo a mano fin dove riusciamo e poi stringiamo. Ok, adesso proseguiamo con la sostituzione della resistenza circolare, che in regola si potrebbe sostituire anche dall'interno perché non ha nessuna vite di fissaggio da svitare da questa parte. Ok, adesso con un cacciavite andiamo a svitare le 4 viti, quindi questa, e queste altre 3. Ok, spostiamo questo e recuperiamo tutte le viti. A questo punto ci troviamo in questa situazione. Dobbiamo svitare le viti che fissano la resistenza circolare al forno. Quindi svitiamo questa e svitiamo questa qui.
Ok, vedete? Perché vi dico che si può fare anche dall'interno, perché una volta che tiriamo, non tirate troppo ovviamente, una volta che tiriamo fuori la resistenza, se ne vengono insieme anche i fili, quindi a quel punto li scolleghiamo e fate attenzione a non farli cascare dentro, altrimenti dovete poi per forza tirare fuori il forno. Di resistenze circolari ne abbiamo di diverso tipo. Abbiamo questa qui che ha il diametro più largo e il gambo più corto, quindi la staffa è molto vicina. Poi abbiamo questa qui che ha la staffa più grande rispetto a quella che abbiamo sostituito adesso nel video, e poi abbiamo quella del video che ha la staffa più corta. A questo punto non dobbiamo fare altro che rimontare la resistenza nuova. Quindi ricolleghiamo i fili nella posizione corretta e inseriamo così e la fissiamo. Io faccio un po' di fatica perché ho la videocamera davanti, quindi però è molto più semplice. Ok, vedete? Qui la ventola e qui la resistenza. A questo punto non dobbiamo fare altro che rimettere questa parte qui. Qui c'è un foro dove potete aiutarvi per muoverla e posizionarla in maniera corretta per centrare il foro delle viti. Poi una volta che ne avete messe due, le altre due sono più semplici. Allora, volevo soffermarmi su una cosa importante. Perché le resistenze vanno in dispersione? Vabbè, anche per usura, ma capita più che altro perché si utilizzano dei prodotti sgrassanti, e c'è scritto anche nelle istruzioni del forno di non usarli. Questi sgrassatori sono molto forti e danneggiano le resistenze, soprattutto quella circolare interna, perché si fa l'errore di spruzzarli direttamente all'interno. Quindi poi una volta che il prodotto è all'interno, quindi al di là di questa feritoia, non riuscite più a pulirlo, a toglierlo via il prodotto, quindi rimane dentro. Quindi oltre che poi fare male a voi che mangiate nei cibi cotti dentro il forno, perché poi il prodotto viene vaporizzato dal calore, quindi poi va in circolo, danneggiate anche il forno stesso, quindi danneggiate la resistenza circolare. Quindi fate molta attenzione, se proprio dovete usare questi prodotti vi conviene prima spruzzarli sul panno e poi passarlo in giro. Comunque il mio consiglio è sempre di usare detersivo per i piatti, che è molto meno aggressivo e pulisce abbastanza bene lo stesso. Quindi evitate quei prodotti proprio specifici, adesso non sto a dire la marca, proprio tipici per il forno, ed evitate anche quegli sgrassatori molto utilizzati in cucina, diciamo. Bene, a questo punto non ci resta che rimettere lo schienale, quindi dobbiamo puntare queste linguette che potete anche piegare un pochino, quindi questa e questa, perché vanno puntate in questi fori qui. Quindi li inseriamo dentro, quindi a questo punto chiudiamo. Spero di esservi stato utile anche con questo video. Vi invito cortesemente a cliccare mi piace e a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, così mi darete la possibilità di realizzare nuovi video. Vi ricordo che i pezzi di ricambio li trovate qui in basso, in descrizione c'è il link, ci cliccate sopra, non comprate niente, semplicemente li visualizzate e poi scegliete se comprarli o meno. Grazie a tutti, alla prossima, ciao ciao!